Avete acquistato anche voi da poco un iPhone e prima veniate da uno smartphone Android e non sapete come configurare al meglio il vostro iPhone? Ecco, con questo video voglio mostrarvi qualche configurazione interessante che dovreste assolutamente apportare anche voi ai vostri iPhone, specialmente se venite dal mondo Android. Per quale motivo? Beh, perché dopo anni e anni di Android sono sicuro che avrete sicuramente salvate le vostre foto su Google Foto, mentre Apple utilizza iCloud. Avrete sicuramente tutte le vostre mail su Gmail, mentre Apple utilizza iCloud. Anche qui una casella mail con @iCloud, mentre voi avrete sicuramente un @Gmail. Oppure avrete i contatti su Google Contatti e non sui contatti di iCloud, ovviamente. Ecco, già dalle prime fasi iniziali della configurazione ci sono delle cose da tenere a mente. Voi potete tranquillamente configurare da zero il vostro iPhone, così come ho fatto io. Io non ho riportato alcun tipo di dato dal mio smartphone Android, non sono solito fare queste cose, preferisco sempre configurare un nuovo smartphone da zero, appunto come nuovo. Quindi ho creato il mio indirizzo di posta @iCloud e poi in seconda battuta a configurazione terminata sono andato ad impostare come principale, sia per le mail che per i contatti e per quant'altro, il mio indirizzo di posta principale, ovvero quello che ho sempre utilizzato sui miei smartphone Android, ovvero il @Gmail. Sono sicuro che questa operazione tornerebbe comoda anche a voi nel caso in cui vogliate o abbiate già acquistato il vostro nuovo iPhone, anche perché dopo tanto tempo di utilizzo Android, quindi dopo che avete salvato per tanto tempo tutti i vostri dati sul vostro account Google @Gmail, andare a perdervi tutto potrebbe essere seccante. Ecco, sappiate che in realtà potete riportare tutto ciò che è contenuto sul vostro account di Google anche sui vostri iPhone. Google chiaramente lo fa in automatico in fase di configurazione, Apple no. L'unica cosa che dovrete fare è creare appunto il vostro account iCloud e poi andare avanti. Una volta che siete arrivati al termine, alla conclusione della configurazione, ecco cosa dovete fare. Ok, allora iPhone alla mano e supponiamo che anche voi siete in questa stessa situazione, ovvero avete appena acquistato il vostro iPhone, avete fatto la configurazione, avete anche installato magari qualche applicazione. Ora andiamo a giocare un pochettino con le impostazioni per riuscire a trasportare di nuovo tutto quello che avevate sul vostro smartphone Android, intesi contatti, Gmail e tutto il resto, sul vostro iPhone. Andate subito nelle impostazioni, scorrete in basso fino a trovare la voce contatti, che io perdo sempre, eccola qua, e vedrete la voce account. Nel vostro caso avrete un solo account, ovvero l'account iCloud, e ci saranno diverse spunte, ovvero iCloud Drive, Mail iCloud, contatti e quant'altro. Il consiglio che vi do è quello di disabilitare la spunta su contatti e anche su Mail iCloud, in modo tale da poter andare poi su aggiungi account, cliccare su account Google e inserire appunto il vostro account di Gmail. Semplicemente fate l'accesso come quando lo fate sui vostri smartphone Android, niente di più semplice. Una volta effettuato l'accesso vi ritroverete il secondo account qua nelle impostazioni, quindi avrete anche voi la voce Gmail. E il consiglio che vi do è quello di andare ad abilitare le mail, i contatti e i calendari. Le note potete anche farne a meno, ovviamente il consiglio che vi do è quello di sfruttare Google Keep, così avrete sempre le note sincronizzate se magari avete utilizzato qualche nota sullo smartphone Android. Chiaramente potete prima scrivere o comunque copiare e incollare le vostre note su Google Keep e poi scaricare Google Keep direttamente su iPhone e le note saranno sincronizzate. Quindi andiamo avanti. Una volta abilitate le funzioni mail, contatti e calendari, cosa fare? Fondamentalmente nulla, il gioco è fatto. Tornate indietro, vi do un consiglio, ovviamente per abitudine. Apple di default ordina i nomi in cognome, nome. Voi fate nome, cognome, così come li ordina appunto Google, per essere sempre più per non cambiare troppo le vostre abitudini. Ecco, ora andando in contatti vi ritroverete tutti i contatti che avevate già sul vostro smartphone Android salvati su Google Contatti, quindi è stato veramente semplicissimo. Per le mail come funziona? Alla stessa identica maniera. Io capisco che magari per chi viene da Android utilizzare mail di Apple può essere un pochettino
seccante. Seccante per quale motivo? Beh, perché ogni tanto le notifiche non arrivano, o meglio, arrivano ma non suonano di default. Quindi vabbè, questo poi dipende dalle vostre preferenze. A me l'applicazione mail di Apple non fa impazzire per due motivi. Uno, perché non è possibile andare a cancellare in maniera rapida le mail, ovvero dovete fare ogni volta sposta e poi spostare le mail nel cestino, mentre su Gmail vi basta fare effettivamente uno swipe per cancellare la mail. È una stupidaggine, lo so, però secondo me può essere importante poi nell'uso quotidiano essere più rapidi nel gestire le mail, o quantomeno per me lo è. Cosa vi consiglio di fare allora? Ovviamente scaricare Gmail dall'App Store. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere è che purtroppo ogni tanto le mail tra Gmail e Apple Mail non sono sempre sincronizzate. Qua su Mail c'è una mail in più, insomma è sempre un po' un disastro. Quindi quello che dovete fare, come detto, è scaricare Gmail dall'App Store e poi andare nelle impostazioni, andare nella voce notifiche, ecco qua, e andare in mail e disabilitare completamente tutte le notifiche dall'applicazione mail. In questo modo non avrete più il banner della notifica, il pop-up insomma della notifica qua sull'applicazione, ma potrete continuare ad utilizzare perfettamente Gmail. Ovviamente fate attenzione a ricordarvi di spuntare quella voce che vi ho fatto vedere prima, quindi ve lo faccio rivedere: contatti, account, Gmail. Se qui non teniamo abilitato la voce mail, ve lo faccio vedere, io vado a disattivare le mail e in teoria adesso dovrebbero non aggiornarsi più. Vabbè, queste sono le mail che già avevo, quindi restano, però se quella voce non è spuntata le mail non vi arrivano più, quindi mi raccomando, contatti, account, Gmail, spuntate la casella mail, è importante ragazzi, altrimenti poi vi ritroverete sicuramente a dover utilizzare per forza l'applicazione mail di Apple, e per chi è abituato ad utilizzare Gmail, beh dai, è inutile dirlo, l'applicazione mail di Apple è inferiore, c'è poco da fare. Ecco, come ho spuntato la voce sulle mail, è arrivata una nuova mail, come avete visto, è arrivata una nuova mail su Gmail, ma chiaramente è arrivata anche su Apple Mail. Infatti adesso vado ad aggiornare, ecco qua la mail di Facebook che è appena arrivata anche su Gmail. Per quale motivo tenere entrambe le applicazioni? Beh, perché per tante cose Apple predilige la casella, l'applicazione di mail. Ovviamente poi potete scegliere voi se volete tenerle entrambe oppure no. Io le tengo entrambe con mail nascosta qua in una cartella e non dà assolutamente fastidio. Per quanto riguarda le foto, ovviamente il consiglio che vi do è quello di fare un backup sul vostro smartphone Android su Google Foto e poi aprire Google Foto sul vostro iPhone, e vi faccio vedere che adesso mi ritroverò al volo tutte le foto che avevo già sul mio smartphone Android. Allora eseguiamo il backup, qualità originale ovviamente, ed è qua, tutte le foto sono già pronte. Ovviamente adesso sta facendo un secondo il calcolo, ma ho veramente foto di 2 anni a questa parte, anche di più, quindi anche per le foto potete stare super tranquilli. E andiamo avanti. Per quanto riguarda le mappe, chiaramente se utilizzate Google Maps vi riporta anche tutti i preferiti tranquillamente. Io spero che questo video vi sia stato utile. Ovviamente è un video utile soprattutto a chi passa da Android ad iPhone. Chi passa da un vecchio iPhone ad un nuovo iPhone, vi basta avvicinare i 2 iPhone e il passaggio insomma è immediato. Però ecco, come avete visto è possibile trasportare tutte le preferenze, le mail, i contatti e quant'altro dal telefono Android all'iPhone in maniera gratuita, semplice. Vi basta seguire questi pochi passaggi che abbiamo visto assieme nel video ed il gioco è fatto. Ovviamente lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un commento per farmi sapere se questo video vi è stato utile oppure no. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube con tanti altri tutorial. Ciao!